Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un po' diverso dal solito perché ho già pubblicato un video specifico per le relazioni ufficiali e non, sono quelli che escono il giovedì, sono specifici per ogni segno e quindi ho convertito la lettura per le coppie in una lettura per famiglie o per amici o diciamo per relazioni che non sono romantiche. Abbiamo la prima scelta che è rappresentata dalla fatina della condivisione, i segni sono pesci, capricorno, vergine e cancro. La seconda scelta è la fatina della coerenza e abbiamo leone, acquario, scorpione e sagittario. La terza fatina è quella della meditazione e abbiamo ariete, toro, bilancia e gemelli. Potete scegliere in base alla fatina, in base al segno zodiacale, piuttosto che all'ascendente e se volete anche il segno lunare. Tenete sempre presente che l'ascendente rappresenta la prima casa, io sono, e quindi è un po' quello che personalmente mi risuona sempre un po' di più. Quindi magari ascoltateli tutti e due, poi sotto il video c'è una guida che ho pubblicato e che vi spiega come incastrare più oroscopi tra di loro. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la fatina della condivisione. Andiamo a vedere che energie ci sono intorno a voi, sì, a livello relazionale, a livello affettivo. Guardiamo un po' la famiglia, i parenti, gli amici, i figli. Bene, vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto. Sotto in descrizione potete trovare anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo semestre del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Abbiamo una regina di pentacoli, due di coppe, due di pentacoli e imperatore. Allora, partiamo da questa regina di denari. Potrebbe rappresentare la vostra energia e ho come la sensazione che sarete impegnati parecchio nel quotidiano, perlomeno diciamo nella prima metà di giugno. Ma in realtà sento un po' per tutto giugno, come se ci fosse tanto movimento. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dalla regina. Cavaliere di coppe e 6 di bastoni. Datemi una carta per questo 6 di bastoni. Vi sento come se nella prima parte di giugno faceste tanto, ma come se vi ricompensassero poco. Giudizio e sacerdotessa. È come se qualcuno vedesse, perché qui abbiamo anche un 9 di spade al contrario, come se qualcuno vedesse che i propri sforzi non sono ricompensati a dovere. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. 4 di bastoni. E 7 di spade. Qui sento ragazzi che qualcuno non avrà più tanta voglia di scendere a compromessi con qualcuno per amore di pace, per cercare di trovare la stabilità. Cioè ho come la sensazione che se qui si poteva chiudere un occhio, se fino ad adesso avete chiuso un occhio in questa situazione, in questa relazione, che qualunque sia la relazione di famiglia, con fratelli, con cugini, con amici, qui è un po' come: "Okay, basta, non accetto più certi tipi di menzogne, certi tipi di raggiri, certi tipi di, cose o comportamenti per amor di pace". Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli.
6 di coppe e 3 di bastoni. Vi dico, sento che appunto è un periodo parecchio movimentato, ci potrebbe essere un po' di disappunto intorno a voi verso la metà di giugno, perché è come un dire basta a qualche tipo di promessa o a qualche tipo di situazione in cui voi cedete, o come l'idea che questo 2 di coppe rovesciato voglia proprio dire non scendo più a compromessi, non faccio più patti, non faccio più finta che le cose mi vadano bene. E qui c'è come una sorta di alto e basso con questo 2 di pentacoli, ma sento che alla fine sarà produttivo perché vi porterà in avanti con questo 3 di bastoni. Ci potrebbe essere l'organizzazione di un viaggio e quindi magari tante cose a cui pensare. Ci potrebbe essere anche una visita a un padre, una visita dei parenti, vedo. Vi dico, la strada finisce con un imperatore, quindi si va verso la stabilità. Non sento che sia negativo questo momento, anzi è più un smetto di far finta che qualche cosa mi vada bene. La condivisione non è solo per i momenti belli, cioè nel senso sì, si deve condividere l'abbondanza, ma quando uno magari sta male, ha delle preoccupazioni, è giusto renderle pubbliche, condividere anche quelle, ragazzi. Se per esempio siete in un momento dove c'è qualche cosa di troppo nella vostra vita, è anche giusto magari informare gli altri, chi vi sta intorno, che non sono più disposti a chiudere un occhio per amor di pace della famiglia, ma qua bisogna muoversi un po' tutti, come questa sensazione. Andiamo a vedere l'imperatore. Mm. 3 di pentacoli e torre. Datemi una carta per questa torre. Morte. Datemi una carta ancora. Beh, non poteva che essere un asso. Vi dirò che per qualcuno ci potrebbero essere dei temi legati alla casa, alla ristrutturazione, a dover aggiustare qualche cosa. Sapete, vedendo un po' qui questa promessa che comunque non viene mantenuta, ho come la sensazione che potreste essere in una di quelle situazioni dove avete il rubinetto rotto da X tempo e il vostro partner, compagno, continui a dirvi non ti preoccupare, ci penso io, te lo aggiusto e poi questa cosa non succede mai. È come qualcuno che vorrebbe, però magari per X motivi, perché non ha tempo, perché non riuscite a incastrarvi con gli orari, non lo so. E qui arriva il punto dove, ok, basta, devo prendere in mano la situazione. E qui vi vedo prendere in mano la situazione, proiettarvi anche verso il futuro. Vi dirò, questa è una carta che vi spinge al futuro, mentre 6 di coppe è una carta che vi spinge al passato, ma è anche una carta di sogno. Ho come la sensazione che vi muoverete per raggiungere il vostro sogno, che sì, potrebbe essere la casa nuova, potrebbe essere una ristrutturazione come vi dicevo prima, potrebbe anche essere semplicemente il contrattare un professionale che vi risolva quel problema nella casa, ok? E poi abbiamo comunque, sì, un momento di- diciamo che queste 3 carte sono qua per dirvi che sta per arrivare un cambio, ok? Magari qualcuno c'è già dentro, soprattutto se si tratta di una casa nuova, come la sensazione che entro fine giugno potreste trovare l'equilibrio, potreste traslocare, potreste finire i lavori o iniziare i lavori, adesso dipende in che fase siete. Tenete presente che con l'asso di pentacoli potrebbero esserci dei soldi inaspettati in arrivo, eh? Va bene, andiamo a vedere. Comunque, tutto sommato, ragazzi, niente di preoccupante, situazioni che si risolvono. Anzi, vi sento... È vero, è un periodo molto dinamico, però perché c'è semplicemente da muovervi o volete muovervi verso il futuro. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Sono come dei mantra da recitare per sviluppare e rinforzare l'amor proprio.
Carta numero 12, fortuna, e qui parla di abbondanza, di prosperità. E la sento un po' legata a questo asso di pentacoli, come se dovesse arrivare un nuovo inizio qui, ragazzi. Bene, amici della prima scelta, fatemi sapere cosa ne pensate di questa lettura, se vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e prenotare un appuntamento privato, oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto la fatina della coerenza. Guardate, quando ho tirato fuori questa carta mi è già arrivato un messaggio. Non l'ho estratte io, le ho fatte cadere come faccio di solito. E il messaggio che mi è arrivato è stato: legge dello specchio. Perché in questo caso la coerenza è di non recriminare agli altri o non lamentarsi o non giudicare qualche cosa negli altri che poi dentro di noi in realtà non è elaborata, perché poi è da lì che arriva il giudizio. Vi faccio un esempio per farvi capire che cosa intendo. Quando ci dà il fastidio, il disordine in qualcun altro, è perché noi stessi dentro di noi non ci siamo mai permessi o non ci permettiamo, non ci concediamo il lusso di essere disordinati, non dico sempre, però ogni tanto, neanche quando proprio non ce la facciamo più. Lì si tratta di bilanciare, stare nell'ordine ma non soffrire se per caso per qualche giorno c'è un po' di disordine. Quello è un po' il senso, no? Però mi ha proprio fatto venire in mente la legge dello specchio. Va bene, andiamo a vedere come sono i tarocchi. Intanto vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Ho pubblicato una guida e trovate il link sotto, vi spiega come unire più oroscopi. Sotto trovate anche poi il link alle previsioni per il primo semestre del 2024, per l'estate, per i corsi gratuiti presenti sul canale, e c'è anche il contatto della mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere che energia c'è per la famiglia, gli amici, i parenti, conoscenti, diciamo tutte quelle relazioni che sono relazioni non romantiche. Allora, partiamo dalla carta del giudizio. Imperatore. Mondo. E fante di spade. Che interessante, perché abbiamo 3 arcani maggiori e poi un fantino. Come se l'energia fosse dirompente, mi verrebbe da dire, in questo mese di giugno. Allora, con questo giudizio al contrario, qui ci potrebbe essere, scusate, un qualche tipo di notizia che state aspettando e che rallenta ad arrivare. Vi dico che poi potrebbe arrivare a fine giugno, perché qui abbiamo la carta del mondo che ci parla appunto di un compimento, della conclusione di un qualche tipo di ciclo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il giudizio, è spiegato da un 5 di spade, sacerdotessa, giudizio nuovamente imperatrice. Allora, qui ci potrebbe essere qualche tipo di questione legata a un lato femminile della famiglia, quindi potrebbe essere una madre, potrebbe essere una nonna, una zia, una sorella, una cugina, come se ci fosse un qualche tipo di confusione mentale con questo 5 di spade, e in realtà ci fosse bisogno di prendere più consapevolezza. Tenete presente che qua è girato al contrario, quindi è come se non aveste una visione chiara di un qualche tipo di situazione conflittiva, probabilmente, che si presenterà a inizio giugno con questa figura femminile. Andiamo a vedere il Papa. Sei di pentacoli.
Re di spade, 7 di coppe e re di bastoni. Allora, qua è come se vi dicessero, ragazzi, di mantenere il profilo basso nella parte centrale di giugno. A parte che con questo 6 di pentacoli vi dico che potreste regolarizzare delle situazioni. C'è un re di spade, quindi probabilmente c'è bisogno di tagliare con qualche cosa. Potrebbero essere pensieri o potrebbero essere queste possibilità di cui ci parla il 7 di coppe, che in realtà non sono proprio tutte possibilità concretizzabili, ma molte potrebbero essere illusioni. Con questo re di bastoni sento che c'è come da prendere un po' in mano la situazione. È interessante perché qua abbiamo due riferimenti a figure femminili e qui abbiamo due riferimenti a figure maschili. Ci potrebbe essere come una contrapposizione del divino femminile e del divino maschile all'interno di una famiglia, all'interno di una situazione, magari anche legale per qualcuno. Però ho l'idea che sia un accordo in luce, cioè il fatto che ci sia il Papa al contrario mi fa venire in mente che non ci sia bisogno di un mediatore, come se sia un accordo. Sì, è vero, magari non si vede tanto una soluzione a inizio mese, ma verso metà mese, tagliando qualche cosa, lasciandosi indietro qualche opportunità, qualche possibilità, si riesce come a trovare un equilibrio in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere il mondo, perché per molte persone può parlare di un viaggio. Ci potrebbe essere una situazione di, vi dico quello che ho sentito, come di gestione dell'accudimento di una persona per andare in ferie. Cioè tipo ho bisogno di prendermi quella settimana, quei 10 giorni, però mi devo anche occupare di questa persona ed è come una gestione tra fratelli. Ho come questa sensazione. Fratelli o comunque persone diciamo di età più o meno uguale. Diciamo che lo scarto potrebbe essere di 10 anni. Cugini, fratelli. Allora, il mondo è spiegato. Che interessante, dal sole e dalla luna. Divino femminile, divino maschile, divino femminile, divino maschile. Ci potrebbe essere qualche cosa anche collegata ai figli, ragazzi? Qualcuno magari vuole spostarsi per andare a trovare i figli che non vede da tanto tempo, o potrebbero essere dei figli che arrivano dopo tanto tempo, o se non è quello il vostro caso, vi dico che con il mondo è come se si raggiungesse un certo tipo di risultato, una chiusura di ciclo, però è proprio completa perché io qua vi sento in equilibrio. E la luna, così come il 7 di coppe, parla di proiezioni ed è per quello che qui avete la carta della coerenza. Perché la luna parla anche di zone d'ombra, quello che noi non vogliamo vedere e con il sole è come se arrivasse alla luce. Qui avete due volte le carte del giudizio. È come se arrivasse un certo tipo di presa di consapevolezza. Andiamo a vedere il fante di spade. Due di pentacoli e papa. Ragazzi, io sento che in qualche modo a fine giugno, qualsiasi sia la situazione che state affrontando, arriverà a compimento, arriverà all'equilibrio, mi viene da dire, perché il 2 di pentacoli qua è girato al contrario. È come se ci fosse... Allora, per qualcuno potrebbe anche essere proprio un inizio di un percorso di studi spirituale che vi permette di mettere in equilibrio il vostro lato yang e il vostro lato yin, il vostro lato d'ombra e il vostro lato in luce. È un bellissimo momento, quello di fine giugno. Vi dico che potreste anche rivedere degli amici che non vedete da tanto tempo, magari vengono loro a trovarvi da lontano, piuttosto che andate voi appunto a fare questo viaggio per recuperare in un certo modo eh,
le forze o una visione diversa sento di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere se per caso state aspettando sblocchi burocratici. Secondo me arrivano tra, diciamo, nella seconda metà di giugno. Accordi più che sblocchi burocratici, accordi, firme, ufficializzazioni, premi, onori, riconoscimenti. Allora, andiamo a vedere ancora una carta per migliorare, lavorare, stimolare l'amor proprio. Carta numero 15, gratitudine. Fermati per un momento di gratitudine per tutte le benedizioni che ci sono nella tua vita. O mi fermo, se volete recitarlo come un mantra. Mi fermo per un momento di gratitudine per le numerose benedizioni che ci sono nella mia vita. Bellissima carta. È importante queste due, trovo. La coerenza e la luna, le proiezioni e le illusioni. Bene, amici della seconda scelta, fatemi sapere se vi vibra la lettura, potete scrivermi un commento. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail per fissare un appuntamento privato piuttosto che abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della terza scelta, e anche per voi andiamo a vedere che energia ci sarà all'interno delle relazioni che non sono romantiche, quindi famiglia. Vi ricordo che comunque le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Sotto in descrizione trovate la guida per capire come unire più oroscopi, il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene ragazzi, andiamo un po' a vedere qual è l'energia disponibile, se riguarderà gli amici, la famiglia, i figli, i parenti, le conoscenze. 7 di spade, stella. Allora, per qualcuno in questa lettura può essere importante la Germania. Ok. 7 di spade, stella, 5 di bastoni, 3 di bastoni, re di spade. Ragazzi, qui con questo 7 di spade c'è qualcuno che gatta ci cova. Potreste essere voi che state cercando di nascondere magari un vostro obiettivo, o potrebbe essere che qualcuno vi nasconda qualcosa. Andiamo a vederlo subito. Questo 7 di spade, abbiamo un 5 di bastoni e una regina di spade. Tenete presente che qua avete un re di spade e il 5 di bastoni è un'energia che si ripete. C'è come qualcosa o che non volete ammettere o che non vogliono ammettere. Andiamo a vedere la stella. Due fanti. Fante di bastoni e fante di coppe. Allora, qui ci potrebbe essere una situazione con dei figli, dove magari voi continuate a dare ai figli ho come la sensazione che l'invito qui sia un po' a essere un po' più di polso nei confronti dei figli o dei fratelli, soprattutto se sono minori.
Andiamo a vedere il 5 di bastoni, 2 di pentacoli. Perché il 5 di bastoni c'è qua e c'è qua. È come se ci fossero dei conflitti, delle scaramucce più che tutto, delle incomprensioni, degli alti e bassi, dei momenti sì e dei momenti no, che vi fanno rimanere un pochettino come questo appeso, un po' bloccati, che vi fanno come venire qualche dubbio. Io ho la sensazione che voi farete di tutto per portare armonia in questa situazione, in questa relazione, ma ho anche l'idea che non è sempre dando tanto che si crea armonia, perché magari uno pensa che se do attenzioni, se do le cose si calmano. Scusatemi. Invece in questo caso sento che per ricreare questa armonia bisogna in realtà tirare indietro, chiudere i rubinetti, non essere così tanto disponibili. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Asso di bastoni. Sì, allora, qui e amanti. Allora, ragazzi, qui vi dico che per raggiungere l'armonia degli amanti c'è bisogno di puntare al futuro, diciamo con una visione un po' più ampia, decifrando bene dove far muovere questo asso di bastoni, quindi il vostro modo di agire. C'è proprio e qui avete in effetti scelto la carta della meditazione. È come se aveste bisogno di un periodo in questo momento per cercare di chiarire, chiarificarvi o cambiare, diciamo, un metodo di comportamento in questa situazione, in questa relazione. Perché qua vedo che tendete a dare tanto, ma comunque questo 5 di bastoni c'è prima e c'è dopo. Ci sono le scaramucce, ci sono i confronti, i punti di vista diversi e ci stanno anche. Questo vi darà la possibilità ad un certo punto di vedere le cose da un altro punto di vista e di fare come un movimento mirato, primo per tagliare quello che non vi serve più. Tenete presente che quando la regina di spade è girata al contrario perché parla di un'eccessiva flessibilità, come vi posso dire? Sì, un'eccessiva flessibilità o un'eccessiva anche furbizia qua, con questo 7 di spade. Non vi nego che il 7 di spade è sempre una carta che parla un po' di qualcuno che cerca di raggirarvi, però non ho identificato se siete voi o se è l'energia che c'è intorno a voi che in qualche modo vi raggira. Può parlare di mezze verità, può parlare di avidità, quindi può essere che ho come l'idea che vi vogliate accattivare un po' l'attenzione di più persone. Fortemente potrebbero essere i figli, perché qui abbiamo i due fanti, ma non è detto, potrebbero anche essere fratelli, cugini o cose di questo genere, per mantenere le acque chete, per mantenere la calma, la pace, mi viene da dire. E devo dirvi che questa situazione di alti e bassi che state cercando di appianare, se vogliamo, per qualcuno è una cosa che va avanti da un po', ma qui si tratta di vederci chiaro, di prendere appunto in mano la situazione, di guardare al futuro con questo 3 di bastoni, di guardare. Sapete, ci sono degli esercizi di guarigione, che è anche un po' quello che spiega la legge di attrazione, dove se io voglio ottenere un risultato, per esempio, mi sono, non lo so, tagliata un piede. Io voglio raggiungere il risultato della guarigione e quando faccio l'esercizio di visualizzazione, io il mio piede lo immagino già guarito. Qui è la stessa cosa, immaginatevi il punto dove volete arrivare e iniziate a comportarvi come se avesse già raggiunto il risultato e troverete l'armonia. Qui ragazzi con questo re di spade sarà importante imparare a tagliare quello che la regina di spade non riesce a tagliare. Tenete presente che essendo regina e re di spade potrebbero essere una coppia, quindi qui si potrebbe parlare proprio di una famiglia che deve in qualche modo gestire dei figli. Sento che per molti sono i figli piccoli. Però vi dico, si raggiunge l'armonia, si raggiunge un qualche tipo di equilibrio semplicemente agendo. Tenete presente che l'asso di bastoni è l'intenzione che si dà.
e tutti i lavori di visualizzazione, di manifestazione, l'80% del lavoro lo fa l'intenzione con cui fate quella pratica. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come chiude la lettura. Qui vi dirò che per qualcuno potrebbe anche rappresentare un'altra relazione entrante, con un re di spade. Se per caso avete già avuto una relazione con questo re di spade, può essere che si ripresenti, ma sia positiva. Vi faccio un esempio. Siccome non è proprio una relazione, una stesura romantica, ma più di famiglia, se per caso siete separati da vostro marito e dovete gestire i figli, sento che in questo caso specifico, nel mese di giugno, sarete alleati con il vostro ex marito per quello che riguarda la gestione dei figli, ok? Ed è come se vi desse un aiuto a capire come muovervi, come essere più di polso. Sento come una sorta di alleanza con questa persona. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta, un oracolo. 2, wow! Mamma, carta numero 23, sono calma, sono pronta, per la serie Ce la posso fare, Yes I can, che era lo slogan di Obama, no? E poi abbiamo la carta numero 7, qui iniziamo con un 7. Mi pulisco dalle cose che non mi servono più. Potrebbero anche essere questi giochetti mentali è meglio se gli dico così se voglio ottenere questo, il cercare di mantenere le cose calme, e invece qui sento che l'altra persona è più per il pugno duro, per capirci, che è forse quello che serve, sinceramente, per regolarizzare questa cosa, perché qua vedo che qualcuno sta dando troppo. Bene amici della terza scelta, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione, e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per una sessione privata, oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!